Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi proveremo e testeremo sul campo un coltello svedese venduto dalla Castrom chiamato numero 10. Il coltello viene spedito in questa confezione con il suo certificato di autenticità e garanzia direttamente dalla casa svedese Castrom. Il modello è il numero 10, come viene riportato sul sito. Prima di provarlo vi leggo alcune caratteristiche e vi faccio vedere un po' di dettagli di questa lama. Insieme al coltello viene fornito questo file steel, che è di dimensioni abbastanza notevoli, di solito sono anche più piccoli, con cordino elastico. Come accessorio da cintura viene venduto a parte, però questo viene venduto l'attacco da cintura con sgancio rapido e la lama è questa qua. Come noterete subito, il manico è ricurvo, quindi l'ergonomia che ha questo coltello sulla mano è molto più comoda rispetto ai coltelli con manico dritto. Vi dico un po' di caratteristiche di questo coltello svedese. Intanto le dimensioni sono di 22 cm lunghezza totale, la lama è di 103 mm per 27 mm e 4 mm di spessore, quindi anche lo spessore di questo coltello è abbastanza notevole. Di solito sono 3 mm, questo è 4. Il fodero è in pelle, come avete visto. L'acciaio, come riportato sopra la lama, 14C28N inossidabile con durezza HRC 5860. Perché ho scelto inossidabile? Sì, magari è più difficile riaffilare, però se ci volete tagliare del cibo e avere un coltello unico per tutte le occasioni dovete per forza prendere l'inossidabile, perché se no con i cibi la lama si rovina subito. Come avete già visto, il manico non è smontabile perché è rivettato, manico ovviamente in betulla riccia. Cosa particolare è che l'azienda specifica che queste foreste dove viene presa la betulla sono foreste sostenibili, quindi penso siano alberi di una riserva fatti apposta per manicare le loro lame, quindi non vanno a tagliare alberi delle foreste, ecco. Ovviamente in descrizione vi lascio tutti i link informativi al sito, alle specifiche tecniche dell'acciaio e molte altre informazioni che potreste trovare utili. Fatto questa piccola descrizione del coltello, andiamo a provarlo direttamente sul campo. Questo è il portafodero da cintura montato, agganciato. Direi che è molto ben realizzato. Bello davvero. Prima di iniziare le nostre prove, come sempre, la sicurezza. Prima di iniziare si prova sempre l'affilatura della lama. Come vedete è veramente a rasoio. Primo test che voglio fare è sempre quello della tempra, quindi facciamo il test della punta. Direi che può bastare. E la punta è sempre al suo posto. Proviamo a fare un po' di chopping su questo tronco. Ovviamente non è che lo devo dividere in due, vedo un po' come si comporta e poi ovviamente da quel punto in poi sarà sempre così. Come prima prova mi sembra molto soddisfacente perché riesce a penetrare bene nel legno e poca fatica se siamo già riusciti a scavare questo tronco. È un albero caduto da poco, quindi non è per niente marcio, è abbastanza duro. Comunque la cosa che mi piace è che tenendolo con l'impugnatura classica
senza usare tipo a mo' di martello, diciamo, prendendo così come tutti i coltelli e facendo chopping si riesce a imprimere parecchia potenza, perché questa forma così, diciamo curva, imprime nella punta, nella parte della lama, con il chopping parecchia energia cinetica. Vedete? Direi che non è male. Come vedete, nel fare i trucioli, scortecciare e lavori di punta si comporta molto molto bene, veramente entra nel legno come burro, ecco. Proviamo a tagliare questi rametti con un colpo secco. Direi che si comporta molto molto bene anche in questo test. Adesso facciamo la prova del batoning, e anche qui il legno è praticamente a lunghezza lama, quindi è un test abbastanza al limite. Il legno non è marcio ma è secco, quindi sarà ancora più ostico tagliarlo, e proviamo. Ovviamente questo è un test estremo per mettere alla prova la lama.
finalmente ci siamo riusciti. Era un legno veramente duro perché, come vedete, presenta anche un nodo obliquo, quindi è stato parecchio difficile tagliarlo. Ovviamente non era la tecnica migliore perché era abbastanza pericolosa, però come avete visto siamo riusciti a tagliarlo e il coltello è ancora intero e l'abbiamo usato anche come scalpello, il che è molto sconsigliato. Direi che li taglia come burro questi qui. Proviamo anche l'acciarino Firesteel per vedere come si comporta. Direi non male, fa parecchie scintille. Ottimo anche questo. Come sempre e come ultimo test proviamo a vedere se ha perso o no il filo. Direi proprio di no. Un coltello molto valido perché l'ho maltrattato e lo sto maltrattando molto e non fa una piega, nemmeno il manico di legno a cui ho dato un paio di mazzate bene assestate e la lama è sempre perfetta. Direi un coltello da campo, tuttofare, bushcraft, trekking, direi che con questo ci potete fare tutto ed è molto valido. Ovviamente io mi sento di consigliarvelo, anche esteticamente è molto bello. Qui magari vi consiglio di mettere un laccino per quando lo usate, farlo passare intorno al polso, almeno non lo perdete, non vi scappa. Spero che il video vi sia piaciuto, che il coltello vi sia piaciuto. Se volete lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.